Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi riospitiamo una nostra vecchia conoscenza che, a dispetto di un cambio stilistico non del tutto riuscito, riesce ancora a dire la propria con la sua musica impenetrabile. Difficili, così avevamo definito i torinesi Doomspiro quando, sulla vecchia webzine, abbiamo recensito il loro primo album 2019, In Frigidum Lectum, uscito proprio in quell'anno. Le difficoltà in quel caso erano molteplici, per esempio nel definire il loro genere, ma anche nell'ascoltare ed entrare nella loro impenetrabile musica. Nonostante queste e altre asperità da superare, avevamo apprezzato moltissimo il disco. Anche per questo è stato naturale per noi accogliere il seguito, 2026, Grave. Uscito lo scorso 16 gennaio, sempre sotto My Kingdom Music, è un altro passo dei Doomspiro verso la difficoltà, che sembra essere quasi un marchio di fabbrica per loro. Per esempio, se lo stile del predecessore era impenetrabile, quello del comeback lo è persino di più. Pur senza snaturarsi, i piemontesi hanno cambiato rotta verso sonorità più minimali e spoglie. La componente black, sentita in Frigidum Lectum, si è molto ridotta, come in parte anche il senso avanguardistico e teatrale del gruppo. Colpa forse dell'assenza di Maurizio De Michelis, che nel lavoro passato portava una bella voce pulita e strumenti etnici inediti. Per compensare è aumentata la presenza del pulito di Valeria De Benedictis, spesso in duetto col growl basso di Roberto Ripollino. Cantano testi sempre in lingua italiana. La novità più evidente è però la lentezza spinta della musica. Se nell'esordio c'erano solo alcuni influssi del genere, Grave è un disco che abbraccia con più forza il funeral doom metal. Il risultato è un suono che si può definire proprio grave, nella sua accezione di pesante, gravoso. Lo è sia per difficoltà d'ascolto, sia a livello musicale, nei momenti più metal, che si alternano con le tante aperture leggere. I riff sono spesso profondi e cupi, seppur sia presente anche una bella componente melodica, data non solo dalla chitarra di Ripollino, anche da pianoforte, strumenti folk, orchestrazioni e tanto altro. Non solo le fanno tendere all'avanguardia, ma aumentano la complessità di un disco che alla fine si rivela un macigno di 1 ora e un quarto, diviso in 5 canzoni più un breve outro. Proprio questo fatto può essere visto però come la causa del principale difetto di Grave. Al suo interno a tratti ci si ritrova spaesati e non in senso buono. Se il debutto riusciva a concentrare bene le idee in meno di 50 minuti, qui Doomspiro non sempre riescono a brillare. La loro musica è ben studiata, questo è indubbio, con ogni brano pieno di dettagli interessanti, ma non sempre riesce a mantenere l'attenzione alta. Per fortuna questo genere di momenti morti non è così frequente. Non limita troppo i torinesi, che riescono lo stesso a confermare le qualità sentite in passato. Dopo molti ascolti, in effetti, in Grave c'è poca noia e diverse canzoni che riescono a fare la differenza. Per esempio, Indistinta Morte. Brano più lungo dell'8, con i suoi 21 minuti, riesce a evocare una cupezza molto forte, grazie a un'evoluzione lenta, asfissiante e a melodie oscure anche nei momenti più leggeri. Non manca però una buona emotività, soprattutto nella lunga 3/4. Profonda e altrettanto valida, si rivela troppo lente, scendono le tue lacrime, dolorosa in certi frangenti e cupa in altri, ma sempre drammatica e decadente, a tratti in una maniera quasi gotica. Il pezzo migliore è però Insoluto d'anima, sa alternare vari registri, dall'aggressivo al poetico, dallo speranzoso al cupo, in maniera incisiva e coesa, grazie anche a un tocco prog e alla bella varietà di ritmi, suoni e suggestioni. Comunque sia, anche il resto della scaletta riesce a rivelarsi di alto livello, anche nelle tracce che tendono di più a perdersi. E se per causa loro 2026 Grave non è all'altezza del predecessore, riesce lo stesso a dire la propria e a risultare ottimo, sostanzioso. Poi certo, se l'esordio era per pochi ascoltatori, questo è per pochissimi. Necessita di tantissimi ascolti per essere compreso in pieno, cosa che non siamo sicuri neppure noi di essere riusciti a fare. Se però sei disponibile a concederglieli e ami sonorità così impenetrabili e particolari, allora dai pure una possibilità ai Doomspiro. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100. Anche per stavolta è tutto. Ti abbiamo attirato verso il gruppo torinese? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link qui sotto. Ci vediamo alla prossima volta!